Benvenuti nel video più lungo che abbia mai fatto, in cui parlo delle esperienze più grandi che ho avuto che mi ha cambiato la vita per la prima volta, ovvero quando iniziai a fare animazione turistica. La storia parte nel novembre 2019, quando ci fu la selezione. La selezione si strutturava in 3 giornate, in un hotel a Ravenna con altri 150 ragazzi. In questi 3 giorni ci venivano insegnate un po' le basi, come il mini club, lo sport, il fitness e gli spettacoli. E nel frattempo venivamo osservati costantemente, per vedere cosa sapevamo già fare e la nostra attitudine. Non era necessario che fossimo già esperti, se no non avrebbero fatto la formazione, ma più quanto la persona fosse curiosa, magari estroversa e spigliata nel contesto. E tra l'altro in vari momenti c'erano pure dei presentatori col microfono, che lo facevano sembrare come se fosse uno show. E in certi momenti mi sentivo proprio in un reality, in cui avevamo qualcuno che ci osservava e che dovevamo competere un po' con gli altri per raggiungere l'obiettivo. Prima della selezione avevo il pensiero di entrare nel mondo dell'animazione per vari motivi. Già grazie al teatro e ad altre esperienze della mia vita mi sentivo una persona estroversa. Poi avevo già fatto animazioni negli oratori o nei centri estivi, anche se non è per niente la stessa cosa. A me poi è sempre piaciuto intrattenere, far ridere le persone. E per finire volevo sfidare un po' me stesso e vedere fino a che punto riuscivo a buttarmi e diventare bravo in questa nuova avventura. Soprattutto perché in passato con la mia famiglia avevo frequentato villaggi turistici e vedevo gli animatori come delle figure che potevo raggiungere. Ammiravo la loro energia, vivacità e gli spettacoli serali mi incantavano, che fosse un cabaret comico o un musical, che io non avevo mai fatto ma che desideravo fare. E quindi in quei 3 giorni della selezione li feci al massimo della concentrazione, facendo attenzione a ogni cosa che dicevo, pure nei momenti di pausa, che secondo me erano quelli in cui i selezionatori potevano vedere davvero com'era una persona. Conobbi persone molto interessanti, con la mia stessa indole, energica, estroversa e curiosa, e quei 3 giorni furono pazzeschi, in cui ho potuto anche fare 2 spettacoli abbastanza semplici. Alla fine ti dicevano se eri stato preso, ovvero che saresti partito sicuramente per la stagione estiva, se eri in stand-by, ovvero che la tua partenza non era ancora sicura, o che proprio non eri stato preso. Nell'ultimo caso comunque i 3 giorni erano un'esperienza indimenticabile, da cui imparare molto, e quindi non era per forza una cosa negativa. Per fortuna io fui preso, insieme anche ad altri, e mi fece entrare finalmente in questo mondo fatto di persone pazze come me. Prima della stagione però passò molto tempo, perché la selezione fu a novembre e la stagione sarebbe iniziata a giugno, anche se io non sapevo ancora dove sarei andato. Nel corso di dicembre e gennaio ci furono altre 2 selezioni, e chi aveva già lavorato o che era stato preso come me, poteva andare a rivedere la gente e rivivere quei 3 giorni come ospiti, ovvero che per noi non c'era nessuna selezione, ma si poteva imparare sempre di più e fare anche uno spettacolo. Poi però il Covid rovinò tutto, perché ci richiuse tutti in casa, e visto che in quel periodo non sapevamo cosa ci sarebbe aspettato nel futuro, pensavamo tutti che la stagione estiva sarebbe stata cancellata. Nel corso della quarantena però ci venne fatta una formazione da parte dei capi animazione. Erano una sorta di lezione online con cui potevamo imparare più nello specifico di determinate aree dell'animazione. Il mio insegnante fu Beppe, che avevo già conosciuto durante la selezione e di cui avevo già una grande stima. In queste settimane mi mostrai sempre curioso, concentrato, determinato, e quando le prime strutture turistiche riaprirono, piacqui proprio a Beppe e mi fece la proposta di andare a lavorare come animatore nel suo staff al Girasole, nelle Marche. E circa a metà giugno, appena avevo finito la quarta superiore, presi il treno per Porto San Giorgio e la mia avventura / vita parallela di 3 mesi iniziò. Essendo prima esperienza ero assegnato a un settore specifico, ovvero sport e contatto. In pratica dovevo organizzare i tornei sportivi come pallavolo, calcetto, basket, anche palla prigioniera per i più piccoli e attività in spiaggia, mentre contatto era quotidianamente andare in giro per il villaggio a fare conoscenze, a chiacchierare con gli ospiti, conoscerle e sponsorizzare le attività e gli show serali. E questo durante il giorno, mentre la sera c'era la serata in terrazza, in cui facevamo serate giochi, musical, cabaret, varietà, con all'inizio sempre la baby dance per i più piccoli e poi i balli di gruppo alla fine. A fine serata, a mezzanotte, fino a quando c'era bisogno, facevamo le prove per gli spettacoli, il che ci portò delle volte ad andare a dormire tardissimo, anche alle 4 di notte, per poi svegliarci normalmente alle 8 o alle 9 perché la giornata doveva ricominciare, e quindi dormivamo pochissimo.
Mi ricordo il mio primo giorno in cui in un posto nuovo, con nuove persone e in un lavoro vero, mi dovevo approcciare con gli ospiti. Nonostante mi credevo abbastanza aperto e amichevole, era pur sempre la mia prima esperienza, avevo ansia di sbagliare. In più, a inizio stagione non eravamo tutto lo staff completo, non essendoci ancora stagione piena. E oltre a me c'erano solo altre 3 ragazze e i miei 2 capi. Perciò all'inizio mi sentii un po' da solo ad affrontare questi ostacoli, non essendoci un altro amico con cui vivere questi giorni, nonostante tutti fossero molto simpatici. Poi però andando avanti con i giorni divenne sempre più naturale, il che mi sbloccò molto in generale, quando si conoscono nuove persone o si va in nuovi contesti, a non avere paura delle altre persone e a ciò che pensano. Le prove serali, dopo la mezzanotte, mi pesavano parecchio, per il fatto che io sono uno che dorme tanto la sera e sia per il fatto che erano stancanti, soprattutto dopo una giornata intera di lavoro. In più, il coreografo del team aveva un certo odio verso di me, mi voleva mandare a casa e mi trattava molto male. Un po' colpa mia lo era, perché era la mia prima esperienza e volevo fare un po' il capetto e rispondevo molto quando venivo richiamato. Per fortuna c'era chi credeva in me, quindi non mi mandarono a casa e mi spronarono ancora di più per cercare di migliorarmi a livello comportamentale, visto che vedevano dell'alto potenziale a livello di animazione. I primi 2 mesi furono quindi molto duri, perché avevo paura di essere mandato a casa dal coreografo. Col tempo poi riuscii a eseguire gli ordini senza comandare per forza e a non rispondere quando venivo urlato in faccia, stringendo i denti e andando avanti. In molte settimane volevo solo tornare a casa perché non ce la facevo più. Chi me lo faceva fare di soffrire? Però non volevo deludere le persone che credevano in me. E soprattutto sarebbe stato un fallimento per me stesso. E in più altri animatori nelle prime esperienze come me venivano mandati a casa o perché non adeguati o perché anche loro non ce la facevano più. E io non volevo arrendermi. Nel frattempo le giornate passavano, con le normali attività in spiaggia, gli sport, con l'amicizia anche che ho stretto sia con lo staff e che con gli ospiti stagionali, quelli che sarebbero stati nel villaggio per tutti i 3 mesi. Feci anche poi un po' di mini club, visto che mi vedevo particolarmente portato con i bambini, e ogni tanto mi aggregavo alle lezioni di fitness per imparare. Stavo imparando un po' tutto in pratica, e preparammo anche spettacoli molto belli, come Mamma Mia, uno spettacolo latinoamericano chiamato La Noche, uno con le luci tipo black light e anche i Pirati dei Caraibi. Quando facemmo Mamma Mia per la prima volta in pubblico fu un'emozione pazzesca. Con la musica dell'introduzione sentii l'adrenalina in tutto il corpo. E sentivo che volevo rimanere nel villaggio proprio per queste emozioni. Le serate era la parte della giornata che preferivo, dove potevo dare il meglio di me, ed era anche la parte più divertente. Per molte serate però mi mandarono in console a fare il DJ, quindi a gestire la musica e le luci sul palco. Solo durante gli spettacoli ero anch'io sul palco. Questa cosa di fare il DJ all'inizio mi pesò molto, ma poi realizzai che imparai tantissimo in questo settore e nella gestione del palco, visto che potevo vedere tutte le dinamiche che succedevano e come il pubblico si comportava, e in più ero anche l'unico che sapeva fare meglio le cose in console. L'ultima botta emotiva negativa che subì fu quando il coreografo, solo come dispetto nei miei confronti, non mi fece fare lo spettacolo dei Pirati dei Caraibi. Dentro ero arrabbiatissimo e non so cosa mi fece continuare, ma sapevo che se fossi andato avanti dopo quello, niente mi avrebbe poi toccato e sarei andato avanti qualunque cosa fosse successa. Il mese più duro di tutti, con la stagione piena, agosto, arrivò. Io ormai ero abituato a faticare, a dormire poco, per via delle prove e essere positivo, nonostante tutto quello che mi accadeva. Successe che però 2 persone dello staff, tra le più brave a cui tenevo, dovettero tornare a casa per motivi familiari e per via del mese molto intenso mi vennero date molte responsabilità, perché dovevo fare un po' di formazione e insegnare alcune cose agli animatori nuovi che arrivavano. Sentii una sensazione strana quando i 2 animatori partirono. Ero triste perché avevo legato molto con loro, ma dall'altra parte avevo un'adrenalina pronta a spaccare tutto, che tutto ciò che avevo sofferto prima era proprio per quel momento e che senza di me la stagione sarebbe rovinata. Strinsi ancora più i denti, rimasi ancora più in disparte durante le serate e durante le attività proprio perché dovevo gestire tutto quello che succedeva da dietro le quinte, sia letteralmente che poi durante la giornata nell'organizzazione.
Nella giornata di Ferragosto, per esempio, che è quella più importante, facemmo le Olimpiadi con tutto il villaggio e a differenza degli altri animatori, che erano divisi in 2 squadre insieme agli ospiti, io ero dalla parte degli organizzatori, gli arbitri, a far sì che tutto si svolgesse bene. Dopo le Olimpiadi ci fu pure un flash mob / sfilata. Era a tema romani ed era un momento molto bello in cui tutti gli ospiti si erano travestiti da antica Roma, con la toga per esempio, e sfilammo con un carro in giro per il villaggio. Inoltre, in tutta la settimana di Ferragosto ci furono anche degli amici di Beppe, esperti di animazione dai quali imparai moltissimo, sia a livello di lavoro che come persone. Il periodo intenso si concluse con un fire show in piscina, un momento che ha un posto indelebile nel mio cuore. Non solo riuscii a sconfiggere la paura di uno spettacolo col fuoco, ma a fine serata, durante il saluto finale, uno per uno si lanciava dentro l'anello infuocato. In quel momento sentii tutto ciò che avevo lottato nelle settimane passate. E mi risalì una sensazione di soddisfazione pazzesca, la fine di un'avventura, di qualcosa che mi fece soffrire molto ma che mi diede tantissimo. Da come ero arrivato il primo giorno a quel momento ero completamente un'altra persona, più sicura ma anche più umile, pronta a mettersi in discussione e ad affrontare qualsiasi ostacolo la vita mi avrebbe dato. Per fortuna tutto andò stupendamente bene e i miei capi erano orgogliosi di me, di come e cosa ero diventato. La stagione poi andava a terminarsi in modo facile per me, dopo tutto quello che avevo affrontato. Facemmo spettacoli di cabaret, varietà, musical con canzoni fantastiche che ancora ricordo. A settembre poi tornai a casa con tutto quello che ero diventato e con nuove persone a cui sono ancora legato. In questa avventura non ho parlato solo di 2 persone che non erano nel mio staff di animazione, ma che sono ancora 2 persone tra le più importanti della mia vita, Pierre e Matteo. Grandi amici che nel corso dei mesi furono accanto a me sempre di più e con i quali mi confidai profondamente e che per fortuna rincontrai l'anno dopo, ma questa è un'altra storia. La morale di questa storia è che l'ardua strada dell'animazione, con le sue sfide e pressioni, ha forgiato in me una determinazione inarrestabile. Attraverso la perseveranza e il superamento degli ostacoli, ho imparato che il coraggio di affrontare le paure è il catalizzatore per una crescita personale significativa. La capacità di trasformare le difficoltà in opportunità ha non solo arricchito la mia esperienza, ma ha anche aperti a nuovi orizzonti, confermando che ogni sfida superata contribuisce a ciò che siamo. Questo era tutto, a presto.